Oggigiorno comprendiamo con un dettaglio senza precedenti la natura e composizione dell'universo. Grazie a numerose prove scientifiche, sappiamo che se potessimo raccogliere tutta la materia visibile contenuta nell'universo, gas, pianeti, stelle, galassie, essa rappresenterebbe solo il 15% circa del totale, mentre l'85% sarebbe composta di una misteriosa materia oscura. La prima indicazione dell'esistenza della materia oscura risale al 1933. L'astronomo Fritz Zwicky coniò il termine per descrivere una materia invisibile, la cui presenza riteneva necessaria per spiegare i movimenti delle galassie in grandi ammassi galattici. Dark matter is observed in many ways, but a simple way to understand why we think it exists is if you look out on a starry night, we see that there must be much more mass in the space between the stars as in the stars themselves, or else the stars would not be held into the pattern that makes up our Milky Way galaxy. The gravity created by this 5 times greater amount of mass is what's necessary to hold the galaxy in its current shape. Nei decenni successivi si sono avute numerose conferme da diverse serie di osservazioni astronomiche. Per esempio, il modo in cui ruotano le galassie a spirale come la nostra Via Lattea è tra le prove più solide dell'esistenza della materia oscura. Se una grande galassia a spirale fosse costituita solo da atomi, i mattoni della materia visibile ordinaria, le stelle interne ruoterebbero ad una velocità superiore rispetto a quelle esterne. Questo sarebbe evidente nel grafico della velocità di rotazione. Tuttavia, osserviamo un comportamento diverso. Le stelle esterne ruotano intorno al centro galattico altrettanto, se non più velocemente, di quelle interne. Questo può essere fisicamente possibile solo se la galassia stessa è immersa in un alone molto più grande e massiccio, composto di una materia oscura che non possiamo vedere, con una massa totale circa 6 volte maggiore di quella della normale materia visibile. Gli scienziati hanno elaborato per decenni teorie sulla composizione della materia oscura. Motivati dalla cosiddetta teoria della supersimmetria, ci sono i WIMP, Weakly Interactive Massive Particles, che interagiscono con gli atomi solo per gravità o attraverso collisioni estremamente rare. In linea di principio, potremmo osservare queste collisioni in rivelatori con masse bersaglio molto grandi, 1 a 100 tonnellate, situati in profondi siti sotterranei per minimizzare il background di particelle provenienti dallo spazio. La collaborazione DarkSide è un'affiliazione internazionale di oltre 60 università e istituti di ricerca di tutto il mondo, che mira alla rilevazione diretta dei WIMP presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso ad Assergi, Italia. Il materiale bersaglio in DarkSide 20K è l'argon liquido, un materiale criogenico con proprietà ottimali per un esperimento di materia oscura. We are using 50 tons of total volume of underground argon. The only way to make it compact, small enough, so we have to do in a liquid phase, so with argon liquefied in the gas phase. That's why we need a cryogenic environment. La collisione tra un WIMP e un nucleo di argon produrrebbe elettroni liberi e fotoni che DarkSide 20K sarebbe in grado di rilevare. Liquid argon is one of the best elements for the possible discovery of dark matter. The response of liquid argon to ionizing track is a very strong pulse of scintillation, light particles, photons. The time shape of emission of these photons depends very strongly on the density of ionization. One can thus discriminate minimum ionizing events, which are typically originated by background radioactivity, which we are not interested in, from nuclear recoils, which are the possible signal resulting from the interaction of dark matter on an argon nucleus. L'argon è un gas presente nell'atmosfera in diverse forme. L'argon 40, con 40 tra protoni e neutroni nel suo nucleo, è stabile e ottimale per un esperimento di materia oscura, a differenza dell'argon 39,
prodotto in piccole quantità nell'atmosfera per interazione coi raggi cosmici provenienti dallo spazio. Per questo motivo, l'argon bersaglio per DarkSide 20K è sotterraneo e viene estratto nell'impianto Urania, dal gas proveniente da un profondo pozzo in Colorado. Lì da migliaia di anni lo stabile Argon 40 è protetto dai raggi cosmici, mentre l'instabile Argon 39 ha avuto il tempo di scomparire quasi del tutto. L'argon sotterraneo viene poi inviato per un'ulteriore purificazione al laboratorio Aria nelle miniere di Seruci in Sardegna, prima di essere utilizzato nell'esperimento. Underground is a big theme of dark matter research. You need to go underground to detect dark matter. You need to go underground to collect the argon that is required for observing dark matter, because underground the argon is protected by cosmic rays. You need to go underground to purify the argon. You need a very tall mine shaft to host the Aria distillation column. You also need to go underground to host the detector, DarkSide. It needs also protection, very strong protection from cosmic rays. La produzione della strumentazione estremamente sofisticata per DarkSide 20K avviene in diversi laboratori da tutto il mondo. I ricercatori del laboratorio criogenico di ricerca della materia oscura del INFN di Napoli, Italia, testano i delicati rivelatori di fotoni, i cosiddetti fotomoltiplicatori al silicio, o CPM. We're going to test and fully characterize more than 10,000 photon detector modules for DarkSide 20K. This will happen in this laboratory on a 24 hours a day scale for 1 year and requires a huge automatic facility. And in particular, this is done in Naples because of the present laboratory, which you can see is a clean room, a very special clean room, a radon-free one, a unique infrastructure in the world. We have been using photomultipliers to detect light in particle and astroparticle experiments for several tens of years. Nevertheless, their use in cryogenic liquid detector is challenging. These devices do not like to work at low temperature, and the amount of radioactivity cannot be neglected. On the contrary, silicon PM give their best at low temperature. For instance, the dark rate gets very low when you go at cryogenic temperature, and silicon is a clean material, so they are very suited for low background experiments. I CPM sono una delle tecnologie chiave per esperimenti sulla materia oscura a base di argon liquido e sono prodotti e assemblati presso la nuova officina a Sergi, in Abruzzo. Gli enti locali delle regioni italiane, Sardegna e Abruzzo, hanno dato un contributo finanziario e politico fondamentale per lo sviluppo delle strutture di ricerca a Seruci e L'Aquila, con un importante ritorno economico e sociale per il territorio. Silicon PM technology will have an important impact also in other fields. As an example, in the automotive sector, the LiDAR will dramatically improve the safety of the cars that we will drive in the future. LiDAR is sending light to a target and measuring the characteristic of the reflected light. Silicon PM are super detectors to make this job. Tutte le sofisticate componenti sviluppate confluiranno poi nei laboratori nazionali del Gran Sasso, dove DarkSide 20K sarà installato e messo in funzione a partire dal 2024. Tutti i componenti e i materiali dell'esperimento devono avere il più basso livello possibile di radioattività naturale per ridurre il background di neutroni. All the parts, the materials which are used in order to build the containers, the detector and the supporting structure are all chosen to be radio pure, completely radio pure, in order to completely eliminate the natural radioactivity backgrounds. Yeah, I think the most challenging item for developing this detector is threefold: background, background, and background. La struttura esterna di DarkSide 20K è una grande camera criostatica cubica che contiene circa 700 tonnellate di argon liquido e fa da scudo nei confronti delle particelle di background.
All'interno del criostato si trova la camera di veto, che ha il compito cruciale di distinguere le collisioni WIMP-argon da eventi di background, come le collisioni di argon con neutroni prodotti da raggi cosmici e dalla radioattività naturale, che sebbene inevitabile è minimizzata in tutti i componenti e materiali dell'esperimento. La sezione interna e il cuore dell'esperimento DarkSide 20K è la cosiddetta camera a proiezione temporale, o TPC. Questa struttura contiene 20 tonnellate di argon liquido sotterraneo, monitorato dai fotosensori al silicio, i CPM. Per osservare il segnale di una collisione WIMP-argon, l'esperimento deve tracciare con estrema precisione sia i fotoni che gli elettroni prodotti dall'impatto. I fotosensori CPM rilevano con grande precisione i fotoni primari di scintillazione prodotti da una collisione WIMP-argon, grazie alle elevate efficienza e risoluzione. Una collisione con un WIMP estrae anche alcuni degli elettroni che orbitano attorno al nucleo di argon. Questi vengono rilevati grazie alla configurazione a 2 fasi del TPC, dove una piccola regione di argon gassoso si trova al di sopra del più grande volume di argon liquido. Un campo elettrico uniforme spinge gli elettroni liberi verso l'alto, fino alla superficie dell'argon liquido. Lì un altro campo elettrico spinge gli elettroni liberi nell'argon gassoso, dove producono fotoni di scintillazione secondaria mediante un processo chiamato elettroluminescenza. Quando un WIMP si scontra con un nucleo di argon, produce fotoni primari di scintillazione che vengono immediatamente rilevati dai CPM all'interno del TPC. Questo primo segnale si chiama S1. Gli elettroni liberi prodotti nella collisione vengono spinti verso l'alto fino alla superficie dell'argon liquido, per finire poi nell'argon gassoso, dove producono fotoni di scintillazione secondaria, rilevati anch'essi dai fotosensori. Questo segnale, S2, avviene in un momento successivo rispetto al segnale primario di scintillazione S1. Questa configurazione permette di localizzare accuratamente gli eventi WIMP-argon in 3 dimensioni. Il tempo di ritardo tra i segnali S1 e S2 definisce con precisione millimetrica la posizione verticale di ogni evento. La distribuzione della luce sulla matrice superiore dei fotosensori fornisce la posizione orizzontale con una precisione attorno al centimetro. La camera di veto è poi usata per discriminare eventi reali di materia oscura da segnali di background. We have been looking for dark matter since several years, 20 years. I've been personally working in this subject for 15 years. And we are going with this experiment to fully explore the range of possibility that this dark matter is composed of a WIMP, weakly interacting massive particle. This would be one of maybe the most sensitive experiment in the world. If the WIMP particle exists, we will discover it, for sure. If we understand the properties of the dark matter particles, seeing how they might fit into theories that go beyond our current knowledge, called the Standard Model, it will be very interesting for fundamental physics, as well as for the way in which dark matter influences how the universe has evolved. So both in particle physics and in cosmology, or the evolution of the universe, there will be new information that constrains theories, and when we find the right theory, gives us a better view of our universe as a whole. Grazie a DarkSide 20K saremo in grado di rilevare la materia oscura per la prima volta o di vincolarne fortemente la natura e le proprietà. La ricerca per la scoperta di questa misteriosa componente dell'universo continua.